Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo bracciale rigido, ovviamente per quanto può essere rigido un gioiello tessile, ma vi assicuro che è davvero molto stabile. È un progetto, sebbene sembra un po' impegnativo, ma semplice da realizzare con i fiorellini che tutti conosciamo e sappiamo fare, agganciati su dei cerchi metallici. Per quel che riguarda il numero di cristalli esatto che ho usato, vi mando a fine video. Detto questo, vi lascio alla corrente e al tutorial. Buon lavoro! Per questo progetto andrò ad utilizzare due cerchi dal diametro di 7 cm e mezzo. Li potete trovare su Temu. Dopodiché avremo bisogno del filato. Io andrò ad usare il numero 6 per la lavorazione dell'esterno e il numero 9 per i fiorellini che andremo a realizzare all'interno. Però se voi avete soltanto il numero 6 andrà benissimo il numero 6. Il numero 9 per tutta la lavorazione ve lo sconsiglio perché dovremo inserire questi cristallini a rosario e col 9 farebbero fatica ad entrare. Dopodiché avremo bisogno di cristalli da 4 mm, cristalli da 6 mm in due colori. Io ho scelto le perle come centrale, quindi avrò il fiorellino fatto di cristallo, il centrale fatto con la perla. Voi potete usare benissimo, come dicevo prima, cristalli di due colori. Uncinetti. Se usate anche il numero 9 vi servirà anche un uncinetto da 1,50. Se invece non avete il filato numero 9 saranno sufficienti l'1,25 e lo 0,60 per inserire cristalli a rosario. Dopodiché avremo bisogno di un ago in filaperle, delle forbici, una colla per bigiotteria ed eventualmente un ago da lana per poter nascondere le codine. Come prima operazione vado a prendere il filato da 9, l'ago in filaperle, infilo il filo nell'ago in filaperle e vado ad inserire, nel mio caso perle e cristalli, nel vostro caso vedete voi, prima il centro, cioè la perla, e dopodiché 6 cristalli dell'altro colore, nel mio caso questi arancioni. Inseriti 6 cristalli vado a prendere la perla e vado a inserire altri 6 cristalli. Dovremmo avere per questa misura andremo a realizzare 14-15 fiori. Io inserisco cristalli sufficienti per 15. Se mi dovesse avanzare l'ultima sequenza resta sul filo. Qualora dovessero mancare dovrei disfare tutto, reinserire cristalli e rifare. Vado avanti a infilare i miei cristalli. Inserite la sequenza di cristalli, andiamo a prendere l'uncinetto 1,5 se avete il filo numero 9 o 1,25 se avete il filo numero 6. Io prenderò l'1,5, vado a fare il mio nodino iniziale, faccio una catenella, vado a prendere i miei cristalli, li chiudo con una catenella, faccio una catenella aggiuntiva, è il classico fiorellino che sappiamo fare tutti. Vado a prendere la mia perla, la blocco con la catenella, ne faccio una aggiuntiva, infilo la perlina al centro ed entro tra il terzo e il quarto cristallo, cioè proprio al centro, con un punto bassissimo. Vado a fare 2 catenelle di separazione. Sono andata a prendere il secondo gruppo di 6 cristalli, blocco con la catenella, ne faccio una aggiuntiva, vado a prendere la mia perla, la chiudo con una catenella, ne faccio una in più, inserisco il mio cristallino al centro,
entro tra il terzo e il quarto cristallo e chiudo con un punto bassissimo. Vado a farmi le 2 catenelle di separazione, mi prendo il mio gruppo di 6 cristalli e lo chiudo, aggiungo una catenella, prendo la mia perla, la blocco, faccio una catenella aggiuntiva, la porto nel centro del fiorellino, entro tra il terzo e il quarto cristallo e chiudo il mio lavoro con un punto bassissimo. Vado a fare altre 2 catenelle di separazione e riprendo la sequenza, quindi 6 cristalli chiusi insieme, una catenella, prendo la perla, la blocco, faccio una catenella in più, inserisco la perla al centro dei 6 cristalli, entro tra il terzo e il quarto e faccio il mio punto bassissimo. Vado avanti finché non avrò raggiunto la misura che mi serve per la circonferenza. Come facciamo a sapere la misura che ci serve? Abbiamo questi cerchi che sono 7,5 di diametro. Dovremo fare questo calcolo: 7,5 per 3,14 e ci dà un totale di 23,55 che noi andremo ad arrotondare a 24. Quindi andiamo avanti a fare fiorellini finché non arriveremo, nel caso voi abbiate il cerchio da 7,5, a 24 centimetri. Ovviamente se avete cerchio più piccolo o più grande dovrete prendere la misura del diametro, moltiplicarla per 3,14 e lì avrete la misura che vi serve. Se invece non volete fare calcoli, prendete il centimetro, lo girate intorno al cerchio ed è un modo più semplice per arrivare alla circonferenza che vi serve. Detto questo, io vado avanti a fare i miei fiorellini finché non sono arrivata a 24 centimetri. Sono arrivata a 24 centimetri e mezzo e va benissimo, ed ho realizzato 14 fiori in tutto. Quindi ho già bloccato il mio ultimo fiore, vado a fare una catenella aggiuntiva, una sola, perché dovremmo andare a chiudere a cerchio tenendo i fiorellini tutti nella stessa direzione. Una l'abbiamo già fatta all'inizio e andiamo a inserire l'uncinetto nella catenella, nella prima catenella iniziale, quindi una all'inizio e una alla fine, e sono diventate 2 catenelle come le 2 catenelle di separazione che abbiamo fatto tra un fiore e l'altro. Vado a fare una catenella di sicurezza, taglio il filo. Dopodiché vado a prendere un ago da lana e vado a fare qualche nodino di sicurezza. Qualche punto asola. Voi però, se questa operazione siete abituati a farla con l'uncinetto, fatela tranquillamente con l'uncinetto. Vado a ripetere l'operazione anche sull'altro capo e ci vediamo dopo per continuare. Ho fatto i nodini di sicurezza da tutte e 2 le parti, però non vado a tagliare subito il filo. Preferisco tagliare il filo dopo che ho messo la colla, perché essendo un filo piuttosto spesso c'è il rischio che si apre. Quindi lo so che magari è un po' noioso da portare alla fine, ma preferisco così. Una volta appunto fatto i miei nodini di sicurezza, porto i miei fiorellini tutti dalla stessa parte. Dopodiché vado a prendere il mio filo, il mio uncinetto 1,25, faccio il nodino iniziale, vado a prendere la mia fascetta di fiorellini e entro tra il primo e il secondo cristallo. Vedete, qui c'è il centrale, qui sopra abbiamo il gruppo di 3. Entro tra il primo e il secondo, prendo il filo,
e faccio un punto basso. Dopodiché vado a fare 4 catenelle. Entro tra il secondo e il terzo cristallo e faccio un punto basso. Faccio di nuovo 4 catenelle. Mi sposto nel fiore dopo, entro tra il primo e il secondo cristallo con un punto basso. Vado a fare ancora 4 catenelle. Mi sposto tra il secondo e il terzo cristallo e faccio un punto basso. Ripeto le 4 catenelle. Vado nel fiore successivo tra il primo e il secondo cristallo, faccio il punto basso, vado a fare ancora 4 catenelle, entro tra il secondo e il terzo, faccio un punto basso e seguo questa sequenza finché sono arrivata alla fine del giro. Ci vediamo quando sono arrivata lì. Ho realizzato le ultime 4 catenelle di separazione, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto che abbiamo realizzato. Mi sposto con un punto bassissimo direttamente nell'archetto, vado a prendere un cerchio, blocco con una catenella, prendo la codina iniziale del filo con il quale abbiamo realizzato il giro d'archetti e lo tengo parallelo. Adesso vado a fare 4-5 punti per ogni archetto. Vedete voi, io credo che starò sul 4. Bisogna avere un po' di pazienza, ma è fattibilissimo. Mi sposto nell'archetto successivo e vado a fare i 4 punti bassi. Vado nell'archetto dopo, vado a fare i miei 4 punti bassi e proseguo così per tutto il giro finché non avrò attaccato completamente i nostri fiorellini al cerchio metallico. Una volta riempito l'ultimo archetto, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto disponibile. E adesso vado ad inserire i cristallini da 4 mm a rosario. Quindi allungo la mia asola, vado a prendere un cristallino con l'uncinetto 0,60, lo inserisco, cambio l'uncinetto e vado a chiuderlo con un punto bassissimo. Allungo l'asola, cambio l'uncinetto, prendo il cristallino, lo porto in sede, ricambio l'uncinetto, stringo e vado a chiudermi con un punto bassissimo più o meno dove finisce il cristallo che abbiamo appena inserito. Quindi in corrispondenza di quel punto inseriamo l'uncinetto e facciamo il nostro punto bassissimo, se ci riusciamo. Di nuovo allungo l'asola, vado a prendere un cristallo con l'uncinetto 0,60, inserisco il mio cristallo, cambio l'uncinetto e vado a chiudermi con un punto bassissimo
nel punto che corrisponde alla fine del cristallo, non c'è una regola. E vado avanti a riempire tutto il giro in questa maniera. Ho inserito l'ultimo cristallino, ho fatto il mio punto bassissimo, adesso vado a fare una catenella di sicurezza, taglio il filo, ho capovolto il mio bracciale, preso filo e uncinetto e vado a fare lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, quindi inizio a fare un giro di archetti, dopodiché vado ad attaccare il secondo cerchio metallico e vado a rifinire con un giro di cristallini e punti bassissimi. Vado avanti e ci vediamo quando ho terminato anche questa parte del lavoro. Ho inserito anche l'ultimo cristallino, adesso vado a fare una catenella di sicurezza, prendo la forbice, taglio il filo e vado a nascondere le codine. Quindi prendo il mio ago da lana, porto il filo nel dietro del lavoro, vado a fare qualche punto asola. Essendo un braccialetto piuttosto rigido, bisogna avere un pochino di pazienza. Ne farò ancora uno, dopodiché vado a fare la stessa operazione dall'altra parte. Vado a mettere la colla sia nei laterali che nei fili centrali che ho lasciato in sospeso e ci vediamo dopo. Ed ecco il bracciale terminato. È un bracciale un pochino impegnativo perché comunque è alto 3 cm e per questi 3 cm di bracciale vi posso dire che ho usato 84 cristalli da 6 mm, 14 perline sempre da 6 mm e circa 115 cristalli da 4 mm. Il risultato è pazzesco secondo me. Vi lascio con questa immagine, vi saluto e alla prossima.